Ciao a tutti e bentornati in Domotics-Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e di OpenHub. Io sono Marco e in questo video volevo parlarvi di due argomenti che normalmente tra loro non c'entrano molto, quindi la domotica ovviamente e le criptovalute. Io non so se chi sta guardando questo video conosce le criptovalute, comunque è un fenomeno che negli ultimi anni si è sviluppato molto e soprattutto in questo momento è abbastanza, diciamo, sulla bocca di tutti. Io seguo il settore da diversi anni, mi interessa e mi è venuta l'idea di integrare nella dashboard di OpenHub gli indicatori di prezzo delle principali criptovalute, in particolare Bitcoin. Perché mi è venuta in mente questa idea? Uno, per fare un caso di studio per l'integrazione tramite API di un servizio esterno, infatti vedremo che questi indicatori di prezzo vengono recuperati tramite delle chiamate API a servizi esterni. E due, perché io ho il mio tablet appeso al muro dove appunto c'è la dashboard sempre attiva e non mi dispiaceva l'idea di avere sempre indicato lì il prezzo di Bitcoin. Detto questo, passiamo alla schermata PC e andiamo a vedere insieme come fare. Partiamo quindi dal navigare il sito che ci darà il servizio che ci interessa, cioè quello di ottenere le quotazioni delle criptovalute. Il sito in questione è coinmarketcap.com, che per chi è del settore ovviamente è il sito di riferimento dove si trova veramente di tutto sulle criptovalute. Quindi su OpenHub, sfruttando il binding HTTP, noi riusciamo a fare delle chiamate API, l'abbiamo visto anche in altri video, e quindi tramite queste chiamate API otteniamo delle informazioni che poi possiamo pubblicare su degli item e quindi andare a mettere nelle dashboard che ci interessano. In questo caso faremo la chiamata HTTP all'API di CoinMarketCap che ci permette di recuperare il prezzo di Bitcoin. Come lo facciamo per Bitcoin, lo possiamo fare poi per qualunque criptovaluta. CoinMarketCap necessita di una registrazione gratuita e anche per l'utilizzo delle API è necessaria una registrazione, e le API per uso personale fino a un tot di chiamate al mese sono gratuite. Come al solito bisognerà crearsi un API key dal sito e poi tramite queste API key saremo autorizzati appunto a fare le chiamate. Io al momento su CoinMarketCap sono già registrato, però adesso non ci interessa più che altro la funzionalità del sito, ma andiamo sulle API, quindi clicchiamo su API. Io sono già loggato perché mi sono già registrato, se no nel caso dovete fare la classica registrazione gratuita. Una volta arrivati qua nella home page del portale relativo alle API, abbiamo la nostra API key che dobbiamo andare a utilizzare nel momento in cui faremo le chiamate. Io adesso, andando qua sopra, me la copio, me la incollo poi su un notepad in modo tale da usarla poi successivamente. Fatto questo, andiamo sul nostro OpenHub nella parte di impostazioni e andiamo a creare una nuova Think di tipo HTTP e andiamo a configurarla con i parametri dell'API di CoinMarketCap. Quindi ritorniamo su CoinMarketCap, andiamo su API Documentation, in questo modo andiamo a vedere un pochino quali sono tutte le chiamate che possiamo fare e con quali modalità. Ok, andiamo a vedere la sezione Authentication, che è quella che ci permette appunto di fare le chiamate in maniera autenticata e quindi per poter essere autorizzati a farle. Quindi l'API key che abbiamo visto prima va usata in due modi. Uno è tramite un custom header, quindi quando si fa la chiamata HTTP bisogna andare ad aggiungere un header chiamato in questo modo, come ci viene indicato qua, e come valore deve avere l'API key. Altrimenti si può mettere un parametro query string, quindi direttamente nell'URL, un parametro chiamato in questo modo qua, che ha come valore l'API key. L'ideale sarebbe quello di usare il custom header e tramite OpenHub lo possiamo fare, quindi utilizzeremo questa prima modalità. Andiamo a prendere come endpoint quello delle cryptocurrency e in particolare andiamo a prendere la V2 Cryptocurrency Quotes Latest, cioè le ultime, il valore diciamo più recente di quotazione delle criptovalute.
Quindi se clicchiamo andiamo a vedere le informazioni che ci dà per poter utilizzare questo endpoint. Abbiamo i nostri parametri che possiamo passare. Quello che interesserà a noi è il symbol o lo slug per indicare che ci interessa la quotazione della criptovaluta Bitcoin. Faremo la conversione in dollari, quindi ci faremo dare il valore del Bitcoin in dollari e basta, direi. Ok, qua a destra ci indica qual è l'endpoint che dobbiamo chiamare. Ce lo copiamo tutto, lo inseriamo nell'URL base, togliamo tutta la parte dopo lo slash, ci teniamo solo il nostro URL base. Tempo di aggiornamento possiamo mettere anche 1 minuto, lasciamo tutto il resto uguale. Il metodo di stato è un get perché la chiamata CoinMarketCap è una get. Metodo di comando non ce l'abbiamo perché è solo una lettura. Il content type è application JSON perché i dati di queste API vengono restituiti in JSON. Ecco, e qua la sezione intestazioni è quella che ci permette di andare ad inserire l'header per autenticarci. Quindi torniamo alla documentazione, andiamo a prendere il nome del custom header che dobbiamo aggiungere, lo aggiungiamo uguale al valore della nostra API key che io incollo qua. Diamo un nome alla nostra Fink, la chiamiamo CoinMarketCap HTTP API e salviamo. Ok, a questo punto dobbiamo andare a creare i canali, quindi andiamo sui canali, aggiungiamo un canale, lo prendiamo come di tipo numerico, vabbè qui lo chiamiamo CHCMC per CoinMarketCap BTC Price, la label mettiamo prezzo BTC. Qui dobbiamo andare a mettere le informazioni per andare a recuperare da tutto il JSON che ci viene restituito dall'API il nostro valore numerico del valore proprio di Bitcoin. Questo poi lo vediamo quando faremo la chiamata di esempio. L'estensione stato URL, dobbiamo andare a mettere tutto quello che abbiamo tolto prima dall'URL. Quindi adesso torniamo sulla documentazione, andiamo sulla nostra quotes, copiamo il server URL, veniamo qua e lasciamo solo la parte V2 Cryptocurrency Quotes Latest. Praticamente la chiamata HTTP verrà fatta concatenando il base URL della Fink con l'estensione stato URL di ogni canale che andremo a creare nella Fink. Mettiamo un sola lettura e siamo a posto. Facciamo un create, anzi no, scusate, dobbiamo andare a gestire la trasformazione. Per fare questo dobbiamo fare una chiamata di esempio. Questa chiamata di esempio la andiamo a fare tramite Postman, come avevamo fatto anche per le API della SmartThings. Io qua mi sono già creato una entry di test. Ecco, vedete che qua ho messo già l'URL che ho copiato dalla documentazione, a cui passo i parametri come slug Bitcoin ed Ethereum, ma possiamo mettere solo Bitcoin, e convert USD. Qui nel leader ho aggiunto anche il custom header per fare l'autenticazione con l'API key. A questo punto faccio send e ottengo il risultato. Quindi questo è il JSON che adesso tramite la trasformazione JSON-Path dobbiamo andare a navigare per arrivare ad ottenere il valore di Bitcoin in dollari, che vediamo un po', togliamo i tags, eccolo qua, quote USD price. A noi interessa questo valore qua. In teoria ce ne sono tanti altri interessanti, però a titolo di esempio per adesso prendiamo solo il price. Quindi come lo navighiamo questo JSON? Dobbiamo partire dalla root, prendere data 1 quote USD price. Quindi torniamo qua sul nostro canale, nella trasformazione stato dobbiamo scrivere JSON-Path per indicare che usiamo la trasformazione JSON-Path, che è quella che appunto si usa quando i dati restituiti dalle API sono in JSON. Poi mettiamo due punti,
e partiamo dollaro, che è la root del JSON, punto, torno qua che non me lo ricordo più, data, punto 1, punto, quindi siamo qua, dentro 1 prendiamo quote, poi USD e price. Così abbiamo navigato il nostro JSON e siamo arrivati a ottenere questo valore. Vediamo se è vero, facciamo un bel create. A questo punto aggiungiamo un point per vederne il valore di questo canale. Scegliamo il nostro canale, lasciamo tutto di default, tanto non ci interessa, il tipo numerico, category lasciamo perdere, aggiungiamo il modello e vediamo se prima o poi arriva qualcosa. Andiamo a vedere sul tail log se ho fatto qualche errore. Ah certo, mi sono dimenticato di mettere i parametri. Quindi torniamo qua, andiamo su configura channel, advanced. Qui nell'URL di estensione dobbiamo mettere i parametri, che sono gli stessi che abbiamo usato nella chiamata con Postman. Quindi ce li copiamo. Questi parametri io li ho visti dalla documentazione. Quindi scelgo quale criptovaluta voglio vedere e in che unità e in che valuta mi deve essere convertito il prezzo. Salviamo, vediamo se adesso abbiamo di nuovo qualche errore. Sembrerebbe di no. E infatti adesso abbiamo il valore. Quindi la chiamata sta funzionando, anche l'API key sta funzionando. A questo punto dobbiamo solo trasformarlo un pochino più leggibile. Diciamo che non ci interessano le cifre decimali, quindi andiamo sul nostro point, aggiungiamo il metadata di state description e come pattern mettiamo %.0f, che vuol dire visualizzami il numero in virgola ma senza cifre decimali. Salviamo ed eccolo qua il nostro valore. A questo punto abbiamo il nostro valore e possiamo andare a metterlo in una sitemap o in una dashboard nel modo classico che già conosciamo. Ok, direi che per questo video possiamo fermarci qua. È stato un video un pochino diverso dal solito per il tipo di argomento che ho deciso di trattare, però era una cosa che mi interessava e visto che è un argomento che in questo periodo va molto di moda, poteva essere magari interessante anche per qualcun altro che è un po' come me interessato al settore. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!